Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Questo video sarà un po' diverso dagli altri, infatti vi parlerò del senso dell'umorismo nella lingua italiana. Ovviamente l'umorismo è una capacità che prescinde dalla lingua parlata, ma oggi voglio spiegarvi a grandi linee come funziona l'umorismo in italiano. Vi dirò alcune barzellette e vedremo se le capirete prima che io ve le spieghi. Siete pronti? Allora, iniziamo! L'enciclopedia Treccani definisce così l'umorismo: la facoltà, la capacità e il fatto stesso di percepire, esprimere e rappresentare gli aspetti più curiosi, incongruenti e comunque divertenti della realtà, che possono suscitare il riso e il sorriso con umana partecipazione, comprensione e simpatia. Insomma, se avete anche solo un briciolo di senso dell'umorismo, sapete di che cosa stiamo parlando. Capire l'umorismo in una lingua straniera è particolarmente difficile perché a volte occorrono delle conoscenze implicite, cioè non espresse da chi parla, che solo un parlante nativo possiede. Quindi, se state studiando una lingua straniera, saprete già che capire una barzelletta o una battuta in quella lingua può essere piuttosto complesso. Quindi a volte, per esempio, avrete bisogno che qualcuno vi spieghi quella barzelletta e noi lo sappiamo benissimo che una volta che una barzelletta viene spiegata non fa più ridere. Bene, allora oggi faremo proprio questo. Io vi racconterò, o perlomeno proverò a raccontarvi delle barzellette perché non sono una grande comica, però vedremo come andrà. E vi lascerò un po' di tempo per provare a capirle. Dopodiché ve le spiegherò, così vedremo se avete veramente capito il loro senso oppure no. E magari nel frattempo spero di potervi far divertire un po'. La prima barzelletta che voglio raccontarvi appartiene al gruppo Cosa fa? Questo tipo di battuta infatti comincia proprio così, sempre con cosa fa o cosa fanno, e si compone di una domanda e di una risposta. Ce ne sono tantissime, ma la mia preferita è questa. Cosa fanno due sassi uguali? S'assomigliano. L'avete capita? Beh, io ve la spiego comunque. L'ironia sta nella risposta, che dovrebbe essere si assomigliano, dal verbo assomigliarsi, ma con l'elisione della vocale i diventa s'assomigliano, creando praticamente, quando la si pronuncia, la parola sasso, che riprende il soggetto della domanda. Quindi a livello uditivo, cioè in base a quello che ascoltiamo, ci accorgiamo subito dell'assonanza, cioè della somiglianza di suono delle parole. E questo crea l'ironia. La seconda barzelletta appartiene allo stesso tipo. Cosa fa un pasticcere quando gli muore la moglie? La crema. Anche in questo caso l'umorismo è dato dalla risposta, ma in particolare è dato dall'intera risposta, che può assumere due significati. Il primo è dato da un sostantivo, crema, preceduto dall'articolo determinativo la. E beh, questo segue perfettamente la logica, perché la crema è qualcosa che un pasticcere fa praticamente tutti i giorni. Il secondo significato invece si ha se si considera la risposta in una maniera completamente differente. La diventa un pronome diretto complemento oggetto in riferimento alla moglie, mentre crema diventa la terza persona singolare del verbo cremare, che vuol dire ridurre in cenere un cadavere. Quindi, secondo questo significato, il pasticcere crema la moglie, che, non dimenticate, è morta. La terza barzelletta che vi propongo oggi appartiene a un altro tipo, quello delle barzellette che cominciano con perché? E anche questo tipo è composto da una domanda e una risposta. Vediamo se la capite. Perché il pomodoro non riesce a dormire?
Perché l'insalata russa. Anche in questo caso l'ironia si gioca sul doppio significato della risposta e in particolare sulla polisemia della parola russa, cioè sul fatto che questa parola abbia due ben distinti significati. In un caso, russa può essere la terza persona singolare del verbo russare, e cioè emettere durante il sonno suoni cupi e profondi, il che ci dà un chiaro motivo per cui il pomodoro non riesce a dormire. Nell'altro significato, invece, russa può essere un aggettivo femminile singolare riferito alla parola insalata. L'insalata russa, infatti, è un piatto molto diffuso in Italia, fatto con patate, carote, sottaceti, piselli bolliti, tutti mescolati con la maionese. Voi l'avete mai assaggiata? Ve la consiglio, è piuttosto deliziosa. La quarta barzelletta è ancora dello stesso tipo. Perché il pane non ha mai problemi? Perché li evita. L'ironia, ancora una volta, si gioca sul doppio significato della risposta. Nel primo caso si scrive infatti come due parole staccate, li evita, e significa il pane evita i problemi, quindi li sarebbe ancora una volta un pronome diretto complemento oggetto, quindi il pane evita i problemi, motivo per cui non ne ha. Nel secondo caso invece si scrive tutto attaccato, lievita, ed è la terza persona singolare del verbo lievitare, quindi fa riferimento ad una proprietà del pane, e cioè quella di aumentare il suo volume per effetto della fermentazione del lievito, un suo ingrediente. Quindi di conseguenza il pane lievita. La quinta barzelletta appartiene a una categoria di lavoratori in particolare. In questo caso appartiene alla categoria del dottore, anche se ce ne sono tantissime su quasi ogni categoria di lavoratori. Dottore, dottore, ha qualcosa contro la tosse? No, tossisca pure. L'avete capita? Questa è un pochino più complessa. Ve la spiego subito. La scenetta comincia con un paziente o una paziente che va dal suo medico e gli chiede se abbia qualcosa contro la tosse. Ma questa frase può avere due significati. Il primo caso è quello che vorrebbe la logica, e cioè il paziente che chiede al dottore se abbia qualcosa, cioè qualche medicinale contro la tosse, cioè per combattere la tosse, per curarla. Invece il secondo caso gioca un po' sul doppio significato dell'espressione avere qualcosa contro qualcuno o qualcosa, che significa dare fastidio. Quindi se il paziente chiede al dottore ha qualcosa contro la tosse, sembra quasi che gli stia chiedendo: le dà fastidio la tosse? Ed è proprio a questa seconda versione che il dottore risponde, dicendo no, tossisca pure, come per dire non si preoccupi, può tossire tranquillamente perché non mi dà fastidio. Ed è qui un po' l'ironia, cioè il fatto che il dottore risponda non alla versione che la logica vorrebbe, ma a quella più metaforica. La sesta barzelletta invece appartiene a quella categoria di barzellette che cominciano con dove e ancora una volta si compone di una domanda e una risposta. Questa barzelletta in particolare fa: dove vanno a scuola i bambini egiziani? All'asilo Nilo. Anche in questo caso l'ironia è nella risposta, che soprattutto a livello di suono richiama l'asilo nido, e cioè il luogo, la scuola, in cui si recano i bambini fino all'età di 3 anni. Nella barzelletta, però, viene pronunciato con la lettera L invece della lettera D, quindi Nilo invece di nido, che è, come tutti voi ben saprete, il nome in italiano per il fiume che scorre in Egitto. Bene, queste erano le mie 6 barzellette preferite, spero che vi abbiano fatto sorridere almeno un po'. Però se voi conoscete delle altre barzellette in italiano, per favore scrivetemele nei commenti, perché così ci facciamo qualche risata tutti insieme.
Se invece volete divertirvi ancora un po', allora non perdetevi il video in cui preparo la parmigiana di melanzane con mia madre. Ce ne sono delle belle, perché per me è la prima volta a friggere, a preparare la parmigiana. Fidatevi. Il link come sempre lo trovate qui in alto nella card e giù nella descrizione. Se invece vi piacerebbe continuare a seguirmi ogni giorno, allora non dimenticatevi di cercare l'Ernamo anche su Instagram, su Facebook e su Twitter, dove pubblico altri contenuti esclusivi ogni giorno. A presto!